perché Tokyo e non l'America? Perché mi conosce da tanto sa che io in passato avevo un obiettivo di voler andare a diventare un attore negli Stati Uniti, tant'è che ci sono andato a Los Angeles e sono andato a vedere di iscrivermi non solo delle agenzie, ma anche proprio agli studios, queste specie di palestre per attori che non sono vere e proprie scuole, ma sono dei corsi che costano meno, per cui tu se hai già delle esperienze e vuoi semplicemente iscriverti a casting e tenerti allenato, vai lì, prendi un visto turistico, cioè un visto, scusatemi, da studente per poter studiare lì e lavorare lì, quindi o lavorare, scusatemi, o studiare in base al visto che hai, ma penso che gli studios puoi fare, puoi studiarci anche se è un visto lavorativo e viceversa. E quindi insomma mi ero fatto tutto un piano per andare là, iniziare a fare recitazione qua, poi andare là e andare a Los Angeles mi era piaciuta, ma poi è arrivato il Covid. Cosa è successo? È arrivato il Covid, sono dovuto tornare e ho dovuto fare quegli 2 anni come tutti a casa. Quei 2 anni è il momento in cui ho iniziato a concentrarmi sempre di più, non solo sui social media, ma anche sulla mia crescita interiore, quindi la meditazione. E la meditazione mi ha distrutto. Ha preso Marco e l'ha lanciato via. Tutto quello che nella mia testa era Marco, i miei obiettivi, i miei pensieri, quello che volevo fare, eccetera, completamente andato a pezzi. Nel senso che ho scoperto tante cose di me, ho iniziato a riscrivermi praticamente da capo, togliere tanti strati di me, capire quali erano le mie compulsioni, i sogni fittizi che partivano in realtà da traumi, il fatto che io collegavo l'attore in America alla fama, la fama all'essere apprezzato, e quindi mi mancava solo semplicemente un po' di amore e magari anche un po' di amor proprio. Il fatto di non avere idea di che cosa stessi facendo, ma accorgermi che nessuno ha idea di quello che sta facendo. Il fatto che in realtà non c'è un percorso predefinito, ma che ogni percorso è completamente diverso e più ti lasci andare a quello che ti piace fare qui e ora e passo dopo passo lo costruisci il tuo percorso, e più ti accorgi che lasci andare e le cose sembrano funzionare, perché non puoi controllare tutto, ma le cose devono partire già da un senso di pienezza, di gioia. Se invece parti da un senso di bisogno, le cose vanno tutte male e pensi di voler arrivare là, quando in realtà devi arrivare là, o magari sempre lì, ma in un modo che non hai idea tu, devi fidarti della natura. E questa cosa, questo lavoro interiore di anni su me stesso, introspezione, lavoro mentale, veramente tanto, 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 alla fine ha fatto in modo tale che mi ero soffermato un attimo. Ho smesso di fare recitazione e ho detto, ma voglio farla veramente recitazione. Ho iniziato a fare canto, ho iniziato a fare altre cose, ho iniziato a fare dei video diversi. È diventato un po' il mio lavoro e quindi ho detto, intanto vado qua e poi ci penso, perché comunque per fare l'attore negli Stati Uniti c'è ancora tempo. C'è gente che ha iniziato anche a 40 anni, 50 anni, non c'è una vera e propria età. Poi è ovvio che se uno fa le scuole e tutto, vabbè, allora lì sì, ok. Ma in realtà poi mi sono accorto che alla fine nella mia vita io continuavo con i miei social e stavo abbastanza bene. Dicevo, ma sono nel comfort zone, ma non sto uscendo. E invece mi sono accorto che non è comfort zone, ma ero entrato in una specie di circolo vizioso per cui facevo veramente fatica a lasciare andare. Cosa significa? Significa che volevo a tutti i costi raggiungere qualcosa, cercavo di controllare il tutto ed ero rigido, le cose non arrivavano, quindi mi abbandonavo perché dicevo vabbè non funziona niente, chi se ne frega della vita e mi demoralizzavo lasciando un po' andare, lasciando andare le cose iniziavano a funzionare magicamente e quindi tornavo a cercare di capire perché stessero andando e da lì tornavo a bloccarle e tornavo in questo circolo vizioso. Quindi il lavoro di questi anni è stato quasi alla fine il succo era un po' il avere il coraggio di lasciare andare, di essere felice qui e ora, perché è la cosa migliore che ti può succedere. Se sei felice qui e ora, le tue azioni sono positive e i risultati anche, quindi fai le cose fatte al meglio. Quindi in realtà non è comfort zone o altro, le ambizioni ci sono, la direzione c'è, ma è più invece di voler arrivare là perché voglio arrivare là, è vediamo che cosa succede. Ma agendo da felicità, da gioia, da pace, da amore, da veramente un senso di fare quello che mi piace, non solo ho più curiosità perché non so dove andrà il mio percorso, perché ogni percorso è diverso, quindi non so quale sarà il mio. Unirò i puntini all'indietro, guardando all'indietro, come diceva Steve Jobs, invece che cercare di pensarli e essere analitico e vedere in avanti come andranno e predire tutto. E per assurdo faccio ancora più cose, perché siccome mi diverto, mi piacciono, le faccio volentieri, le faccio meglio e ne faccio di più. È tutto il succo del manifestare, quella cosa lì. Lasciare il flow. Quindi alla fine sono tornato in Italia, sono rimasto qua
e ho iniziato a viaggiare un po' di più e a cercare posti e ho realizzato il sogno, quello un po' di tutta la mia generazione, di andare in Giappone e vedere com'è. Quando sono andato a Tokyo, ragazzi, avevo delle aspettative alte e le ho sorpassate tutte. Per chi ha visto il mio vlog lo sapete già, a me Tokyo è piaciuta tantissimo, una città incredibile, ma il Giappone in generale, ma Tokyo in particolare. E quando sono tornato ho detto, ma scusa, ma se io voglio andare a provare a vivere da solo un po', perché devo andare a Los Angeles? Che uno non è sicuro e per me la sicurezza è importante perché non voglio essere in un paese come ormai è anche l'Italia, perché io vado a Milano e non è sicuro e ho paura di guardare alcune persone in faccia, anche se io sono grande, grosso e ho fatto arti marziali, non voglio problemi e comunque vai sempre nel torto in ogni caso, non puoi fare determinate cose, i treni non arrivano in orario, è tutto un caos, un casino, le persone ti vogliono fregare, tutto un po' così. Perché devo andare in un posto dove possono tirar fuori un'arma e farmi del male in strada, o devo andare in un posto dove mi derubano il portafogli, o devo andare in un posto che è ipercaro come Milano o come Los Angeles, che hanno prezzi assurdi, c'è competizione altissima di qualsiasi cosa, e vai là e non ti danno secondo me abbastanza perché la qualità della vita è pessima, spendi un sacco di soldi per stare con 3 estranei in una stanza un po' così, ho detto ma perché scusa? Non me ne vado in un paese che mi piace e provo a fare quello che mi piace. Hai visto che Tokyo, alla fine, anche se sembra l'altra parte del mondo, alla fine, se io mi impegno a imparare la lingua, che è diciamo, il ponte un po' più grosso, là non solo c'è meno competizione, perché comunque noi siamo occidentali, siamo una cosa diversa, è ovvio che siamo sempre visti come stranieri, ma può avere dei pro e dei contro questa cosa, perché ovviamente anche il Giappone ha i suoi contro, ma ragazzi i pro che ha, la sicurezza, il fatto che tutto funziona bene, la gente è civile ed è già tantissimo, dovrebbe essere la base del mondo ma non lo è, e le cose non costano così tanto, anzi attualmente costano leggermente meno che in Italia, alla fine mi costa il volo, mi costa un po' qua e là abituarmi, ma proviamoci. E quindi ho detto ci provo, proviamo, e dopo l'India, che andrò a fare questo viaggio spirituale in India di 3 settimane, dopo me ne andrò a Tokyo. E andrò lì dal 9 di aprile, dall'8 di aprile al 28 giugno. Quindi il massimo che si può fare è 3 mesi, inizialmente, 3 mesi. E forse andrò con un visto mezzo artistico, perché forse un amico che lavorando nella moda fa un po' attore, un po' moda e altro, è italiano lui, forse riesce ad aiutarmi a ottenere anch'io questo visto, in modo tale che magari là posso lavoricchiare, ma più che lavoricchiare per soldi, anche per uscire di casa, per imparare ancora meglio la lingua, per fare altro, conoscere gente, fare amicizia e magari anche pagarmi un po' l'affitto con quei soldi lì, e quindi magari riesco anche a subentrare in quel modo lì. Ho avuto la fortuna di avere qualcuno che conosco che è là e quindi provo da lì. Ovviamente noi occidentali abbiamo un aspetto diverso, quindi c'è anche meno competizione nel mio caso, e là la figura del modello fa un po' di tutto, quindi non è come qua che sei modello di alta moda, là c'è la figura un po' più ampia, ecco, come che qui. In più ormai online si fa tutto, quindi per assurdo non è più il mondo così americanocentrico come una volta, in cui bisogna per forza andare negli Stati Uniti e essere là. È vero che là parlano in 2 lingue, l'inglese che lo parlano tutti e il linguaggio dei soldi, quindi se uno vuole fare soldi e raggiungere un tot di persone, purtroppo ancora il mondo americano è diciamo, la parte finale dove arrivare, però avere la fortuna, che una volta per me era un cruccio, ma adesso la vedo come una fortuna, di partire da un paese in cui hai meno competizione, è tuo, puoi partire con la tua lingua, e io all'inizio ho fatto tantissima fatica a capire questo, parlare inglese, italiano, quale passione, non passione, vi ricordate quanta fatica a trovare il mio posto? E alla fine ho capito, ho la fortuna che un americano non può avere di partire e avere meno competizione, partire da qua, diventare bravo qua e poi diventare magari qualcuno in futuro negli Stati Uniti o altro, quindi scalare questa cosa. È incredibile, piuttosto che partire già da là che sei in mezzo agli squali, e là in caso in futuro si vedrà. Poi per fortuna adesso i social media sono anche un po' più ampli, la gente adesso guarda un po' più video lifestyle finalmente, perché non devi parlare di una cosa per forza singola, posso documentare un po' più il mio percorso come ho sempre fatto. La nicchia non è più una nicchia, ma sei tu un po' la nicchia, la gente si affeziona a te se sei autentico. Ho comprato anche una nuova lente apposta, come vi dicevo, per poter vloggare un po' di più in giro, e quindi non è questa, deve ancora arrivarmi, posso finalmente avere un po' più di libertà, un treppiede nuovo per poter girare e utilizzare di più la videocamera, fare dei video un po' diversi, è uscita anche finalmente la mia creatività. Sto lasciando andare un po' al flow, alle cose che funzionano e che mi piacciono, senza farmi troppe domande, troppe storie, eccetera, eccetera. Volere che per forza le cose vadano come voglio io, ma chi sono io per decidere come le cose devono andare? È una cosa molto egocentrica, se ci pensate. E quindi anche la questione passione, non passione, è sempre la stessa cosa quello che dicevo prima, voler controllare, avere
fin da subito tutto chiaro, quando in realtà non può essere così. Faccio quello che oggi è la cosa giusta da fare, con gioia faccio quello che va fatto, perché ci sono tante cose che vanno fatte e lo faccio al meglio che posso con quello che ho qui e ora e con gioia, e le cose pian piano si scartano, si svelano pian piano, no? I piani si svelano facendoli. Quindi invece di pensare a lingua, non lingua, passione, non passione, faccio quello che funziona ora senza identificarmi o etichettare troppo le cose, e si va e vediamo come va. E do il massimo così. E quindi in futuro attore, non attore, America, non America, non lo so. Ed è quello il bello. Ma attualmente sicuramente Tokyo è una fase che non so se è una fase di mezzo, una fase definitiva, una fase iniziale, non lo so, ma è l'inizio della mia avventura. Mi manca solo un Pokémon e parto anch'io. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, quindi scrivetemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Grazie ragazzi, ciao!